Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e l'appetito viene mangiando, quindi continuiamo la nostra scoperta di OpenHub 5. Dopo l'installazione della volta scorsa, dove abbiamo lasciato tutto pulito, questa volta proviamo ad andare ad inserire la mia configurazione attuale di OpenHub 4. Chi mi segue lo sa, io da un po' di mesi ho migrato tutta la configurazione da interfaccia grafica a file, proprio per essere un pochino più libero nel gestire queste migrazioni. In questo modo non ho bisogno di far effettuare la migrazione al sistema, ma semplicemente io prendo i file di configurazione, li do in pasto alla nuova versione di OpenHub, vedo cosa succede e poi vado a lavorare di fino, diciamo, andando a fare quelle piccole modifiche dove ho degli errori in base appunto a delle cose che sono cambiate e che non funzionano più come nella vecchia versione. Preferisco fare questo piuttosto che far fare l'aggiornamento direttamente a OpenHub, in modo da avere un pochino più tutto sotto controllo. Poi probabilmente in alcuni casi è meglio, in altri casi è peggio, però io preferisco così. Quindi adesso andiamo a prendere i file di configurazione che stanno attualmente girando sulla versione di OpenHub 4 e li andiamo a mettere nella cartella conf di OpenHub 5. Vediamo cosa succede, se parte, quanti errori abbiamo e se vengono ripristinati tutti gli oggetti che ho attualmente nella versione 4. Bene, ripartiamo dal nostro container OpenHub 5 che abbiamo installato la volta scorsa. Attualmente è spento, infatti se vado sulla porta 1.8080 del Raspberry non ottengo nessun tipo di risposta. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è riavviare il container. Quindi lo selezioniamo da Portainer, clicchiamo Start e attendiamo qualche minuto che OpenHub si avvii. Ecco che il container è diventato verde, in esecuzione. A questo punto, su questo tab del browser, dovremmo vedere l'interfaccia di OpenHub a cui siamo abituati. Eccola qui, ovviamente tutta vuota come l'abbiamo lasciata l'altra volta. Entriamo come administrator. E praticamente non abbiamo niente. Ok, a questo punto allora andiamo a prendere i file di configurazione di OpenHub 4 e li andiamo a copiare nella cartella conf di OpenHub 5. Passiamo quindi sul Raspberry, entriamo come amministratori e ci dobbiamo posizionare nella cartella di destinazione dove abbiamo la cartella conf di OpenHub 5, che vi ricordo è un named volume di Docker e quindi si trova nella cartella var lib docker volumes. Controlliamo cosa c'è qui dentro. Abbiamo le nostre tre cartelle, i tre named volumes che abbiamo creato nell'istanza OpenHub. Quindi OpenHub 5 conf underscore data. Qui dentro abbiamo i file di configurazione che ha creato ex novo la versione 5. A questo punto, per fare le cose nel modo giusto, sarebbe meglio stoppare il nostro container, eliminare questi file e copiarci dentro i nostri di OpenHub 4, poi riavviare e vedere cosa succede. Quindi per stoppare il container possiamo anche farlo direttamente da qui. Facciamo un bel docker ps, facciamo docker stop e andiamo a prendere il nome del container OpenHub 5. Attendiamo qualche secondo e il container si dovrebbe stoppare. Quindi se adesso faccio docker ps non ce l'ho più nell'elenco dei container in esecuzione. A questo punto posso tranquillamente rimuovere tutto quello che c'è nella cartella conf, fare un bel copy -pr per copiare anche tutte le sottocartelle della cartella etc OpenHub, che è la cartella in cui ci sono tutte i file di configurazione. Quindi copiamo tutto questo nella cartella in cui siamo, controlliamo. Ok, a posto, abbiamo tutte le nostre cartelle con dentro i file di configurazione che, se volete, possiamo vedere. Entriamo ad esempio nella cartella things. Vedete, ci sono tutti i miei file di configurazione. Stessa cosa per gli item.
L'unica cosa che non ho su file di configurazione sono ovviamente le interfacce, a parte la sitemap ce l'abbiamo, infatti è un'altra cosa che possiamo verificare, e poi non ho le rule, ne ho solo alcune rule, altre le ho lasciate da interfaccia grafica, devo ancora decidere se effettivamente continuare a lasciarle lì o portare anche loro su file di testo. Certo, averle su interfaccia grafica è comodo perché se le devo rischedulare lo posso fare direttamente anche da smartphone, altrimenti devo accedere al file system e andare a modificare il file. Comunque poi ci penserò. Per adesso sarei già contento di vedere tutti gli item che vengono su. Quindi fatta questa operazione possiamo riavviare il container, quindi ci andiamo a cercare il comando di stop e lo facciamo diventare start. Ok, adesso aspettiamo come al solito qualche minuto che salga tutto, tanto controlliamo OpenHub 5 c'è, e poi andiamo a controllare che cosa è effettivamente successo sull'interfaccia. Andiamo intanto su Portainer per vedere che effettivamente il nostro container sia in partenza, lo vediamo qui da questa label evidenziata in arancione che è starting, e quindi aspettiamo che vada in running o healthy e poi possiamo andare a ricontrollare sull'interfaccia quello che è successo. Mentre il sistema sale faccio solo 2 modifiche ai file di configurazione per evitare che magari vada a scrivere su InfluxDB, e poi anche per la connessione al broker, perché devo cambiare l'ID col quale mi connetto al broker, perché Mosquitto non accetta 2 ID uguali, essendo la copia dei file di configurazione di OpenHub 4. Ovviamente le proprietà sono identiche, quindi andiamo a modificare nella cartella services, negli add-on vado a togliere, intanto vabbè tolgo anche l'iCloud perché non mi serve, se no mi fa l'accesso doppio e non mi piace, poi vado a togliere dalla persistenza InfluxDB e anche l'OpenHub Cloud perché non mi serve. Intanto vado anche a cambiare le informazioni di MQTT, quindi devo andare nella cartella delle things, nel broker che è nel file bridge, e vado a cambiare il client ID mettendo OpenHub 5, così sono tranquillo. Salvo e adesso aspetto che il sistema salga. Intanto guardiamo su Portainer che effettivamente il container stia salendo e aspettiamo che diventi verde. Ok, il container è diventato verde, andiamo a vedere sul log del container se c'è qualcosa di strano. Qua al momento non c'è nulla, poi ovviamente bisognerà analizzare l'openhub.log dove ci saranno tutti gli errori del caso. Possiamo andare a vedere adesso sull'interfaccia, facciamo un ricarico e vediamo se già solo il modello semantico è stato mantenuto. Andiamo sulla location. Beh, direi che ha tenuto un po' tutto, vedo anche dei valori, quindi sta abbastanza funzionando. Equipment, andiamo a vedere le properties, vediamo temperatura, qualche valore c'è, quindi diciamo che non è proprio tutto da buttare via, anzi gran parte del lavoro probabilmente è già fatto. Andiamo a vedere il modello semantico dall'altra visualizzazione. Almeno l'alberatura è mantenuta, gli items ci sono, molti non hanno valore, però direi che secondo me è già un buon risultato non avendo fatto praticamente nulla. Ovviamente non ho le rules, non ho le pagine, però dovrei avere la sitemap che posso raggiungere sul solito URL. Ecco la mia unica sitemap, anche qui c'è qualcosa. Diciamo che mi sa che non tutto funziona perché ad esempio le luci, almeno quella dello studio, dovrebbe essere accesa. Sì, è un po' strano.
Vabbè, questi sono ovviamente dettagli che poi andranno sistemati, però direi che sono abbastanza pronto poi quando sarà il momento di effettuare una pseudo migrazione, però partendo da zero, non facendo l'aggiornamento del sistema. Ovviamente è una mia scelta, potrebbe non essere la più efficiente, però io preferisco così. Anche i climatizzatori questo è corretto, perché io quelli al piano terra ce li ho accesi. E tra l'altro questa è una delle ultime integrazioni che ho fatto e che tra poco porterò sul canale, l'integrazione di 2 climatizzatori, anzi 4 climatizzatori Samsung, 2 per piano, utilizzando le API della SmartThing. Beh, direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti sul risultato di questo tentativo di aggiornamento da OpenHub 4 a OpenHub 5. Direi quindi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi come testare la nuova versione OpenHub 5 partendo da zero e copiando i file di configurazione della versione di OpenHub 4. Si potrebbe anche azzardare la stessa cosa con OpenHub 3, ovviamente non si può fare con OpenHub 2. Per chi avesse la configurazione fatta tramite interfaccia grafica, può provare a utilizzare il tool che trova sul mio GitHub, che permette di creare i file di testo appunto dalla configurazione impostata su interfaccia grafica. Non vengono fuori i file di testo definitivi, però gran parte del lavoro viene fatto in automatico e poi manualmente bisogna andare a rifinire i dettagli. Io ho utilizzato questo metodo, ho fatto il tool proprio perché l'ho fatto per mio uso e consumo e poi ho deciso di renderlo disponibile, quindi per chi vuole andare a vederlo, anche solo fare una prova di test, può andare sul mio GitHub, trova l'indirizzo sul canale YouTube, sul mio sito e nella descrizione del video, e provare a vedere se può tornargli utile utilizzare questo tool. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!